Buongiorno amici da Sirmione, Parco Punta Gro, e benvenuti nel mio canale dedicato al lago di Garda. Oggi vediamo un po' questo parco bellissimo. La partenza non è proprio da qui, in realtà il parco inizia da là in fondo. Per darvi un riferimento, inizia dalla pasticceria La Fenice, circa 300-400 metri in quella direzione. Quindi avete ancora un po' di parco. Qui c'è il primo grande parcheggio che trovate, a pagamento ovviamente, e di qua io inizio la mia passeggiata in vostra compagnia. Qui a destra incontriamo un primo bar e ristorante, ogni tanto mi fermo a prendere un cappuccio, una brioche. A sinistra un cigno che apre le ali per salutarci, ma non lo so, forse no, probabilmente per dire ma che fa questo. Se venite a Sirmione, e Sirmione è là, potete vedere il castello, io vi consiglio assolutamente di fare un giro in questo parco Punta Gro. È facile da trovare, basta che nel navigatore voi mettiate Parco Punta Gro ed è molto semplice e vi porta proprio qui. Mi piace molto questo parco perché c'è molto verde, mi piace molto questa camminata e poi ci sono vari punti stupendi che ora incontreremo, dove ci sono anche più tanti alberi, e costeggiamo sempre il lago. Qui siamo a Colombare di Sirmione, è una frazione appunto del comune di Sirmione. Avevo iniziato questo canale YouTube proprio qua a Parco Punta Gro, e ecco perché oggi faccio questo video. In realtà avevo fatto il primo video del canale proprio in quel punto, vedete là, magari qualcuno se lo ricorda, era il mio primo video ed è stato anche difficile farlo perché non è facile parlare davanti alla videocamera, e quindi a un anno di distanza mi ritrovo qua con migliaia di persone che mi seguono, il progetto che sta andando bene, e perciò sono molto felice e vi ringrazio, perché grazie a voi che guardate il video. Questo ponte, se qualcuno si è accorto, l'hanno cambiato, l'hanno appena finito perché era un po' pericolante, il legname era ormai vecchio, marcio, cedeva, e adesso l'hanno fatto nuovo, bellissimo. Anche se oggi non è una bella giornata, il lago, guardate quanto è affascinante. Questa settimana, anzi nello specifico oggi, le previsioni davano brutto tempo, però siamo in primavera e infatti vedete che sì, c'è il cielo grigio, però si vede dietro insomma l'azzurro che vuole uscire. Non sono quelle giornate diciamo autunnali, invernali, grigie, dove il cielo non dà speranza, no, sono quelle giornate in cui ovunque ti giri comunque vedete. Che bello. Adesso ci avviciniamo alla seconda zona del parco. In realtà il parco non è diviso in zone, questa è una mia divisione immaginaria. Un altro ponticello, guardate che spettacolo. Poi hanno appena tagliato l'erba, è ancora più bello. Seconda zona perché qui c'è un altro parcheggio, quindi ecco perché chiamo seconda zona. Avevo già fatto un breve video pochi giorni fa, ero proprio entrato a questo parcheggio, e qui c'è questa casa che è stata decorata in questo modo. Può piacere o non piacere, io ve la mostro, comunque diciamo è particolare. Il parco prosegue, eccola qua. Ora io non so perché non venga demolita e diciamo non venga costruito magari qualcos'altro di più interessante. Io ci creerei una biblioteca o un centro culturale, un centro di lettura, di musica, perché così
sì, è particolare, creativo, però insomma, peraltro se uno magari pensa che questa opera è stata creata dai vandali, no, perché come vedete è proprio come dire, un'attività artistica anche patrocinata dal comune, come vedete. Probabilmente per non poter buttarla giù per qualsiasi motivo l'hanno decorata, eccetera. Questa parte del parco è molto affascinante dal mio punto di vista per la presenza di tutti questi alberi. La passeggiata, come vedete, è dedicata all'astrofisica. Margherita, qui hanno dimenticato di qualche bambino degli occhialetti. Cestini ci sono, abbastanza in ordine il parco, sì, direi in ordine, ben tenuto. D'estate, in primavera inoltrata, poi qui gli alberi fioriscono. Mentre proseguiamo, e tra poco vi faccio vedere anche il secondo parcheggio, come arrivarci, vi devo dire che a me piace molto fare questi video, per me è un gran divertimento e mi piace vedere anche i video di altre persone, chiamiamoli youtuber, che fanno questo genere di video dove sono in giro per il mondo e fanno vedere i posti. Mi affascina sempre vedere qualcuno che mostra i posti, oltre che essere molto utile, perché, anzi adesso aspettate un attimo che interrompo il mio discorso per farvi vedere questo accesso. Di qui vedete, potete entrare al parco, là dove sto inquadrando vedete tutti quei bidoni, c'è un altro parcheggio e per arrivarci non ricordo la via, ma basta che mettete nel navigatore parcheggio camping Lugana, comunque camping Lugana Marina, sì, Lugana Marina, che è questo campeggio, e arrivate a questo accesso, vedete, di qua. Stavo dicendo che a me piace molto guardare i video anche di altri, per esempio mi piace tanto il canale di un ragazzo, si chiama Travel Escape, fuga di viaggio. Lui è americano, vive alle Filippine, mi piace molto il suo modo di fare video, anche lui senza musica, molto semplice e ti sembra di essere lì. Un altro canale che mi piace molto, adesso non voglio pubblicizzarli perché loro non mi conoscono neppure, quindi lo faccio perché piace a me raccontarvelo. Un altro canale che mi piace molto, e l'ho detto tante volte, il canale di Tenerife in Vespa. Anche lui va in giro con la Vespa, cioè anche lui no, io no, lui va in giro in Vespa, cioè intendevo anche lui ha un canale YouTube di viaggi e fa vedere Tenerife ed è molto bravo. Peccato che ultimamente faccia pochi video, ma è molto bravo, mi piace molto perché è persona molto educata, non senti mai una parolaccia, è molto simpatico, piacevole da vedere, un modo molto calmo di parlare e anch'io quando guardo questi video mi rilasso. Altri cigni hanno notato la mia presenza ma sono abituati a noi. Dicevo che mi rilasso perché leggo spesso nei commenti che mi dite che grazie ai miei video vi rilassate, vi capisco benissimo perché anch'io guardando video di altri è piacevole, mi piace perché ti sembra di essere lì, magari quando lui va in un posto alle Canarie è talmente bravo con la videocamera, non fa effetti speciali, è molto realistico e mi fa veramente compagnia, mi sembra di essere lì e poi è molto utile perché conosci il posto grazie ai video. Quindi vi capisco quando mi scrivete questi commenti perché anch'io quando non faccio video guardo i video degli altri. Questo bar che mi piace molto, siamo proprio più o meno a metà del parco. Qui dove vengo a prendere il ginseng, mi vedete ogni tanto. Potete arrivare qui al bar anche direttamente con la macchina, c'è un piccolo parcheggio, il parcheggio del bar non è a pagamento e anche qui come vedete in questa via in settimana non c'è nessuno, ci sono
dei parcheggi liberi, bianchi. Anche qua vedete fila di macchine, dei parcheggi, quindi se magari avete problemi a camminare, mettete nel navigatore questo bar, ve lo metterò poi in descrizione il nome, e potete parcheggiare qua direttamente. E qui, come la chiamo io, si entra nella terza parte del parco, ma è una divisione mia immaginaria, che conduce poi alla fine, e anche qui c'è un percorso spettacolare. Mi affascina tantissimo questa via, vedete un po' quelle curve in mezzo agli alberi. Qui è tutta zona libera, naturalmente potete venire qui, mettervi dove volete, potete fare picnic, portarvi a mangiare, la sdraio, il tavolino, e difatti in estate, sabato, soprattutto la domenica, è veramente, sì, è pieno, c'è gente. Vi devo dire che c'è più gente nella prima parte del parco, mentre qui già ce n'è molta di meno. Non vi ho ancora detto la temperatura, ci sono 11-12 gradi più o meno, vedevo in macchina. Comunque io tengo la berretta, i guanti, sempre meglio camminando. E di qui, vedete tutta questa zona, è il museo del pescatore. Ho già fatto un video, lo trovate nel canale, ma comunque quest'anno ne farò uno nuovo. Qui effettivamente pescavano, c'erano dei pescatori, c'era una famiglia di pescatori con la loro casa, il magazzino delle reti e tutta la zona dedicata al lavoro. E anche il laghetto aveva una funzione di, chiamiamola stoccaggio, non mi viene il termine corretto, per le anguille e i pesci, per mantenerli freschi. Comunque tornerò, è bellissimo perché c'è un percorso all'interno guidato, ci sono degli audio, dei video che vi raccontano ogni zona, ed è interessante per scoprire un po' il lavoro dei pescatori. Peraltro dalla casa del pescatore potete immaginare che vista stupenda c'è sul lago. E qui andiamo verso la fine del parco, di là c'è un altro parcheggio e un altro campeggio. L'entrata è gratuita, prima non ve l'ho detto. Ecco, qua arriviamo alla fine del parco, e se venite qua di sabato o domenica in alta stagione, quindi luglio, agosto, vi consiglio, se volete fermarvi per un po' di tempo, fare picnic, di venire in questa zona, perché c'è meno gente rispetto all'inizio del parco. Concluderò il video là, sul pontile. Il parco finisce davanti a me a circa 200-300 metri, poi avete ancora 200-300 metri di strada e arrivate all'altro grande parcheggio e al campeggio, di cui non ricordo il nome. Che tranquillità! Io ogni tanto prendo il pianoforte, ovviamente la tastiera digitale portatile e a batterie, e mi metto là a suonare. Non c'è nessuno. A volte mi domando perché le persone anche in settimana vengano poco qua, eppure voglio dire, è vero che la gente lavora, però c'è anche tanta gente che magari fa i turni, non lavora, è in pensione, eppure come vedete sono da solo, c'è una persona dietro di me a 200 metri, è una bella mattina di marzo, e come dico sempre, immagino chi abita magari in un paese, in una città magari non molto belli, cosa darebbe per poter fare una passeggiata qua, Chi ci abita non viene, oppure viene magari la domenica, non lo so.
È un paradiso, guardate, rigenerante. Bene, io con questo sfondo, togliamo gli occhiali, sfondo stupendo alle mie spalle, rigenerante, rilassante, vi saluto. Spero che il video vi sia piaciuto. Vi ricordo di iscrivervi al canale, molto importante per farlo crescere, e ci vediamo in un prossimo video.